Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Qualche settimana fa abbiamo fatto l'ultima prova di campionato nazionale 1.8 Buggy Nitro a Buggylandia e quindi, come vi avevo promesso in uno dei primi video introduttivi di questo progetto, ovviamente sto parlando del progetto motori e ovviamente vi metto un link in alto a destra, ho provato un altro brand di motori. L'ho rodato, l'ho analizzato, l'ho unboxato, l'ho portato in pista e ragazzi vi comunico che l'anno sta per finire e con questo sono esattamente 4 i brand che hanno dato fiducia a questo progetto e sono esattamente 5 i motori recensiti. A proposito di questo volevo in qualche modo farvi notare lo sforzo che c'è stato dietro a questo progetto, sia da parte delle aziende che mi hanno dato fiducia, ma anche da parte mia, che ogni singola gara di campionato nazionale più un trofeo più il campionato europeo over 40 ho dovuto tutte le volte rodare un nuovo motore, correre con motori diciamo tra virgolette mai al 100%, perché ragazzi molti di voi potrebbero pensare che un motore nuovo di zecca è al massimo delle sue performance e invece ragazzi non è così. I motori soprattutto quelli su base OS iniziano a dare le migliori performance dai 6-7 litri in avanti e io invece ho deciso di correre questa stagione autopenalizzandomi un po', ma portando avanti un progetto per voi iscritti nel mio canale. Quindi se non l'avete ancora fatto mettete un grandissimo like, ovviamente condividete il video, ovviamente scrivetemi nei commenti se questo progetto vi è piaciuto e mi raccomando non mancate l'iscrizione al mio canale YouTube. Iscrivetevi ragazzi, è gratuito, non costa niente e fa sì che l'algoritmo di YouTube faccia prevalere i miei contenuti rispetto a quelli degli altri content creator. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con l'unboxing di questo motore che per questa volta era il Corsatec. Ma fermi, lasciatemi spiegare chi è Corsatec, come nasce questo brand e appunto come si è evoluto negli anni. Corsatec è un brand giovanissimo ragazzi, pensate, vede la sua nascita nel 2022, quindi neanche 2 anni fa, da un'idea di Adrien Bertin, il quale dopo essersi dimesso da HB Racing, dove ricopriva il ruolo di responsabile sviluppo sia per quanto riguarda il marchio HB Racing che per Team Orion e Performa, decise di mettersi in proprio e creare questo brand. Corsatec infatti non significa soltanto motori nitro, ma anche motori elettrici, ESC, accessoristica, caricabatterie e batterie. La scommessa per Adrien era quella di creare un brand di propulsori termici ed elettrici per alta competizione, sfruttando la sua infinita esperienza nello scale motorsport ai massimi livelli. Per i pochi che ancora non conoscono Adrien Bertin, ricordo che è detentore di ben 3 titoli mondiali IFMAR e che ha iniziato la sua carriera nell'RC nel 1987. Io ragazzi avevo 3 anni. Qualche secondo fa ho detto che il brand era giovane perché hanno iniziato nel 2022. Beh ragazzi, pensate che a causa del Covid e di varie peripezie hanno perso quasi un anno e hanno iniziato a commercializzare i loro prodotti a maggio del 2023. Quindi pensate, è poco più di un anno che i prodotti Corsatec sono sul mercato e nonostante che il marchio sia giovanissimo ragazzi, poco più di un anno di attività dalla messa in commercio, vanta già titoli veramente importanti. Campione europeo Buggy Nitro, vice campione mondiale Buggy Nitro, vittoria del Dirt Nitro Challenge in America, campionato mondiale Plus 45, campionato europeo GT e svariati titoli nazionali. Indipendentemente dalla qualità, dalla fattezza dei materiali che vedrete in questo video, mi preme di sottolineare il fatto che il valore aggiunto in brand come questo è proprio Adrien Bertin, quindi l'ideatore e il promotore del marchio stesso. Ragazzi, avere uno come Adrien nelle file del proprio brand
è sicuramente un passo avanti incredibile che determina una sicura riuscita. La versione fornita da Corsatech per questo video è il ProSpec 7 Port, quindi 7 travasi, accoppiato alla marmitta Corsatech 2180 con il suo lunghissimo collettore dedicato. Il motore è contenuto in una scatola di cartone con un grande logo Corsatech in bella vista e dentro troviamo un foglio di adesivi e una busta in tela con su il logo Corsatech. All'interno il motore è contenuto in un sacchetto di nylon sigillato a caldo. In un altro vano separato, sempre nello stesso sacchetto, abbiamo i fermi per il carburatore. Come ormai è diventata prassi, lo disassembleremo e guarderemo singolarmente tutte le componenti che compongono questo motore, una ad una. Quindi togliamo il tappo e da qua possiamo ammirare il fantastico manovellismo di Biella. Togliamo la testa, estraiamo camicia e pistone. Per prima cosa analizziamo il carter, che è di colore nero, è realizzato in presso fusione e all'interno vediamo subito che il cuscinetto posteriore è ceramico. All'anteriore invece vediamo un cuscinetto a doppia schermatura. Notevoli le lavorazioni interne di questo carter. L'albero è trattato in DLC, infatti vedete che è di colore nero, ha doppia bilanciatura e inserto in silicone, color rosso. Ecco il pistone. Come vedete nel centro del cielo ha una bombatura convessa verso l'interno e la camicia con impresso il logo Corsatech sembra ben lavorata. Come vedete appunto ha 7 luci. Il punto di chiusura del pistone sulla camicia sembra ottimo. Sentendolo prima del rodaggio è veramente stretto, ragazzi. Questo è il tappo e come vedete ha i fori di bypass per ottimizzare i consumi. Veramente ben fatto. Il carburatore ha di serie un Venturi da 7 mm e non ha la quarta vite per la regolazione dei medi. Come abbiamo rodato il motore, ragazzi? Questo motore ha fatto il rodaggio a bagno d'olio e successivamente, invece di andare a Jolo nella pista da on-road come avevo fatto con gli altri, sono andato direttamente in pista da buggy. Dove? A Buggylandia, quando l'ultimo giorno di pista aperta, quindi esattamente un mese prima della gara che avrei dovuto fare. Non sono riuscito a fare tantissimi litri, sono arrivato circa a 2,5 litri in quella giornata. Mi sono detto tanto abbiamo il venerdì di prove libere, abbiamo il sabato, era la terza e ultima prova di nazionale, quindi ho detto ci sarà meno persone, quindi automaticamente faremo più hit di free practice. E invece ragazzi così non è stato. Perché il venerdì è stato annullato a causa pioggia, il sabato è stato annullato a causa pioggia e abbiamo fatto tutta la domenica con fasi ridotte. Se non sapete di cosa sto parlando, ovviamente vi lascio il link in alto a destra della gara di campionato nazionale che abbiamo svolto. Già dai test a Buggylandia, nonostante il motore fosse ancora grasso, perché per tutti i 2,5 litri non l'ho mai chiuso al 100%, avevo capito che questo motore mi avrebbe dato diverse soddisfazioni. Ma in gara, ragazzi, è successo qualcosa che veramente non mi sarei mai aspettato. Vi faccio vedere i miei commenti a caldo dopo le qualifiche e successivamente vi darò le mie personalissime impressioni sul motore. Qualifiche terminate, come vedete ragazzi mi trovo sul rettilineo principale della pista e questa volta abbiamo fatto P6, motore perfetto. Chiaramente ancora non lo posso chiudere ragazzi perché dalle mie previsioni dopo il rodaggio avrei dovuto fare un venerdì e un sabato e invece ragazzi purtroppo questa gara è solo la domenica, quindi ancora siamo leggerissimamente grassi, ma la cosa che mi ha stupito di più sono sicuramente i consumi. Adesso vi faccio vedere nella prova del pieno quanto facciamo perché è una roba incredibile. Bravo Gabri! Ora raccogli chi ha finito di corso! Dai, super, va bene, tutto in pista, grazie. 6,41
6,41, ce n'è rimasta 41, che sono 10 tondi. No, facciamolo. Non ce l'ho il telefono. Si va a fare, andiamo. Il bottazzo gliel'ha lasciato. Guarda, è tutto in live, tutto in live. Allora, 6,41, 10,02 di autonomia, 10,02 ragazzi, quindi potremmo rischiare In ove. i 9, attenzione. Il motore ragazzi, allora per prima cosa l'ho usato con 13 denti di pignone e 46 denti di corona, quindi un rapporto leggermente lungo, nonostante che la pista fosse umida, quindi poverino doveva fare molta più fatica ad uscire di curva con la macchina più pesante del solito. Ciò nonostante si è comportato benissimo, il motore come curva di erogazione parte in modo ultra dolce nel primo ottavo di stick del gas, poi dà subito un calcio incredibile, una botta incredibile, e anche a livello di top end sembra a livello sonoro che non abbia gli stessi giri dei motori su base OS, però ragazzi sul rettilineo stavamo appaiati, quindi sul rettilineo non perdevamo niente. Anche in questo caso purtroppo non ho mai potuto usarlo al 110%, ma ovviamente ragazzi la cosa che mi ha stupito di più sono i consumi, perché il motore ragazzi abbiamo finito la gara che incona ancora tantissimo e quindi a livello di consumi il meglio deve ancora venire. Sono rimasto davvero stupito, non mi sarei mai aspettato di trovare un motore in questo modo, però ragazzi quando ci sono dietro personaggi del calibro di Adrien Bertin non può esserci un risultato negativo. Sono persone con un'esperienza veramente incredibile e soprattutto che fanno parte del mondo RC a livelli astrali, quindi ai massimissimi livelli a livello mondiale da decenni. Come ho detto ragazzi nei video precedenti, in questa gara io ho fatto un quarto posto assoluto di qualifica, un ottavo, un sesto posto nelle 3 manche, quindi ce n'erano soltanto 3, non sono mai sceso sotto l'ottavo posto di manche. Ho fatto una semifinale favolosa, riuscendo poi a qualificarmi con il numero 6 per la finalissima, e in finale ragazzi ho chiuso nei primi 7. Quando a gare di questo tipo, con il livello che c'è adesso in Italia, si riesce a fare questo tipo di risultati, ovviamente tutto il pacchetto deve essere al 110%, soprattutto per uno come me che tutte le volte che salgo sul palco per un main event di una finale di un campionato nazionale sono almeno 12 anni più vecchio del più vecchio degli altri. Quindi niente ragazzi, sono rimasto veramente senza parole. Ringrazio Adrien per avermi dato l'opportunità di poter testare il suo motore e di poterlo recensire all'interno di un video sul mio canale, di aver creduto nel mio progetto, e adesso non rimane che vedere il motore dopo la gara e di smontarlo insieme per vedere come si è colorato e cosa è successo al suo interno. Guardiamo. Andiamo a lavarlo e poi lo apriamo.
Guardate ragazzi come ha lavorato questo motore. Colorazione veramente veramente spettacolare. Guardate il cielo del pistone, fantastico. Olio all'interno del carter, perfetto ragazzi. E adesso smonteremo il cilindro e vedremo come ha lavorato anche l'accoppiamento. Guardate ragazzi che spettacolo, incona ancora tantissimo e adesso gli daremo una bella lavata, lo rimonteremo e sarà pronto per una nuova avventura. Ragazzi, sono rimasto davvero colpito da questo motore, non me lo aspettavo veramente, e bellissimo, bellissimo. Bene ragazzi, avete visto? Spero che il video vi sia piaciuto. Spero ovviamente che abbiate messo tantissimi like già prima che io faccia il discorso di chiusura che sto facendo. E noi quando ci vediamo, ovviamente ragazzi, nel prossimo video. Ciao!